Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Aponil Farmaceutici Cabir SRL. Ultimo aggiornamento. 17 settembre 2021. Cos'è Aponil? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Aponil durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Aponil? Aponil è un farmaco a base del principio attivo l'acidipina, appartenente alla categoria degli calcioantagonisti e nello specifico derivati di idropiridinici. È commercializzato in Italia dall'azienda Farmaceutici Cabir SRL. Aponil può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Aponil 4 mg 28 compresse rivestite con film divisibili. Aponil 6 mg 14 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: IBN Savio SRL. Concessionario: Farmaceutici Cabir SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: l'acidipina. Gruppo terapeutico: calcioantagonisti. Forma farmaceutica: compressa rivestita. Indicazioni: trattamento dell'ipertensione arteriosa come monoterapia o in associazione ad altri farmaci antiipertensivi quali beta bloccanti, diuretici, ACE inibitori. Posologia: adulti. La dose iniziale è di 2 mg, mezza compressa da 4 mg, una volta al giorno. Il trattamento va possibilmente adattato alla gravità della malattia ipertensiva in funzione delle necessità individuali e della risposta del singolo paziente. La dose può essere aumentata a 4 mg e se necessario a 6 mg, dopo aver lasciato un tempo adeguato perché si instauri l'effetto farmacologico completo. In pratica tale tempo non deve essere inferiore alle 3-4 settimane, a meno che la condizione clinica non richieda un più rapido passaggio ad un dosaggio superiore. Aponil deve essere assunto alla stessa ora ogni giorno, preferibilmente la mattina, indifferentemente prima o dopo l'assunzione di cibo. Insufficienza epatica. Non è richiesta alcuna modificazione del dosaggio nei pazienti con insufficienza epatica lieve o moderata. Non sono disponibili sufficienti dati per fornire una raccomandazione relativamente ai pazienti con insufficienza epatica grave, vedere paragrafo 4. Insufficienza renale. Poiché l'acidipina non è eliminata per via renale, il dosaggio nei pazienti con insufficienza renale non richiede alcuna modificazione. Bambini. Non esistono dati relativi all'uso di Aponil nei bambini. Pazienti anziani. Non è richiesta alcuna modificazione del dosaggio. Il trattamento può essere continuato a tempo indeterminato. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti. Come le altre didropiridine, l'acidipina è controindicata nei pazienti con grave stenosi aortica. Poiché mancano dati sperimentali sulla sicurezza di impiego durante la gravidanza e l'allattamento, il farmaco è controindicato in tali condizioni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Negli studi specialistici effettuati è stato dimostrato che l'acidipina non altera la funzione spontanea del nodo senoatriale né prolunga il tempo di conduzione a livello del nodo atrioventricolare. Tuttavia, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. La somministrazione contemporanea di Aponil con altri agenti noti per avere un effetto ipotensivo, inclusi farmaci antiipertensivi, quali diuretici, beta bloccanti o ACE inibitori, può aumentarne l'effetto ipotensivo. Il livello plasmatico vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Aponil durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Aponil durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non esistono dati sperimentali sulla sicurezza di impiego dell'acidipina in gravidanza.
Studi sull'animale hanno dimostrato la mancanza di attività teratogenica o di danno a carico dell'accrescimento, vedere paragrafo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Aponil può causare vertigini. I pazienti dovrebbero essere allertati a non guidare o non usare macchinari se soggetti a vertigini o sintomi associati. Effetti indesiderati. Per determinare la frequenza delle reazioni avverse da molto comuni e non comuni sono stati impiegati dati da ampi studi clinici, sia interni che pubblicati. È stata impiegata la seguente, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono stati registrati casi di sovradosaggio con Aponil. Segni e sintomi. Il riscontro più probabile potrebbe essere una prolungata vasodilatazione periferica associata ad ipotensione e tachicardia. Teoricamente si potrebbe rilevare bradicardia o prolungamento del tempo di conduzione atrioventricolare. Trattamento. Non vi è un antidoto specifico. Devono essere usate adeguate misure di supporto e un adeguato monitoraggio della funzione cardiaca. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antiipertensivi, calcioantagonisti selettivi derivati di idropiridinici. Codice ATC. C08K09. La cidipina è un derivato 1,4 di idropiridinico, dotato di potente e specifica attività calcioantagonista, particolarmente selettivo verso i recettori dei, proprietà farmacocinetiche. Dopo somministrazione orale la cidipina è rapidamente, ma scarsamente, assorbita dal tratto gastrointestinale e presenta un significativo metabolismo di primo passaggio epatico. La biodisponibilità assoluta è in media del 10%. I dati preclinici di sicurezza. Studi sull'animale hanno dimostrato la mancanza di attività teratogenica o di danno a carico dell'accrescimento. Studi negli animali hanno dimostrato che è possibile che la cidipina, o suoi metaboliti, attraversino l'elenco degli eccipienti lattosio, povidone, magnesio stearato, ipromellosa, titanio diossido, e 171, polietilenglicole, PEG, 400, polisorbato 80. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Aponil a base di lacidipina sono l'acidipina DOC generici, l'acidipina EG, compresse rivestite, l'acidipina Milan Pharma, l'acidipina Teva, l'acidpil, la Cirex, l'Adip, Viapress. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.